Molto spesso leggiamo un manga per riuscire ad evadere dalla nostra realtà, per permetterci di esplorare nuovi mondi e vivere con una serie di personaggi fantastici che ci permettono di vivere avventure altrettanto fantastiche. Perciò le avventure di Goku riescono ad esaltarci e affogarci facendoci dimenticare dei limiti che dobbiamo affrontare ogni giorno. Oppure le storie no sense di Gintama ci fanno sorridere perché sono simili alle nostre, ma in una salsa diversa contando i superpoteri e i nemici strani come l'uomo aragosta. Leggere queste storie leggere con personaggi variopinti e divertenti che passano il tempo a fare cavolate, ad affrontare avventure al cardiopalma è un piacere impagabile che ormai è diventato praticamente un must per riuscire a sbancare. Infatti diventare meme è un modo efficace di diventare virali e condivisi da tutti, perché diciamoci la verità, come non si fa a non esaltarsi con un combattimento assurdo tra divinità oppure scene indimenticabili come questa? Eppure bisogna dire la verità che non tutti i manga sono fatti su questa falsariga. Ecco, diciamo che fortunatamente non sono tutti fumetti creati ad hoc per essere demenziali divertenti, ma ogni tanto ci sono anche titoli che fanno della loro serietà il loro cavallo di battaglia. Poi ci sono altri manga che fanno entrambe le cose, cioè da una parte sono genuinamente divertenti e leggeri e dall'altra creano un world building con i suoi lati oscuri che vanno, diciamo, rispettati. E proprio tra questi titoli che ho scelto oggi di parlarvi di The Girl from Other Side, manga edito da J-Pop e disegnato e sceneggiato da Nagabe. Un manga atipico perché non segue molto gli stilemi classici del manga dal punto di vista narrativo, ma in realtà è profondamente orientale nella sua rappresentazione di un mondo diviso tra luce e ombra. Un viaggio decisamente diverso dal solito in un mondo fantasy che nasconde mille segreti e che ha come protagonisti due atipici personaggi, un mostro dell'oscurità e una giovane bambina, simbolo della purezza per eccellenza. Da qui parte una trama tortuosa che nasconde molti colpi di scena, ma soprattutto racconta un mondo vero e pulsante che nel bene e nel male racconta una storia con la S maiuscola. Io sono Pablo e oggi vi do il benvenuto in questo nuovo video del The Borderline World. La sinossi di questo titolo è molto atipica di molti altri fumetti in circolazione, ma rispecchia molto il trend che è seguito dall'uscita dell'Attacco dei Giganti, diciamo. Infatti tutta la storia ruota intorno ad un improbabile duo composto da Shiva, la piccola bambina, e il maestro, cioè il presunto umano trasformato in mostro da una piaga che sta dilagando nelle terre in cui vivono. Infatti in questa terra fantasy il mondo è letteralmente diviso da un muro che separa la parte cittadina dall'esterno, perché una strana epidemia legata all'oscurità ha costretto la popolazione a proteggersi e a rifugiarsi nella loro religione per difendersi, mentre nei boschi e nelle foreste all'esterno abitano solo questi strani mostri dell'oscurità che vanno alla ricerca di anime umane e poi ovviamente i nostri due protagonisti. Da questo semplice incipit si può pensare che, essendo un manga fantasy, si possa evolvere proprio come il già citato Attacco dei Giganti, oppure un Vinland Saga, o ancora un Full Metal Alchemist, in cui si butta un mistero enorme nel calderone, una strana coppia pronta ad andare alla ricerca della soluzione, e poi climax su climax di mostri, combattimenti, scontri e chi più ne ha più ne metta. E invece il buon Nagabe vuole settare tutto un altro registro. Già dalle poche pagine che vi ho fatto vedere avrete già capito che lo stile ricercato dall'autore non è il classico manga, con i suoi design più accattivanti e i chili di moe di condimento, ma lo stile di disegno più morbido e dolce cerca di ricreare invece un gusto molto più occidentale. Infatti non è sbagliato vedere come il mangaka ha cercato di unire uno stile manga con quello dei libri illustrati, dei racconti per ragazzi o delle favole, insomma. Allo stesso modo anche la storia vuole essere più una fiaba che un vero e proprio manga, come i tanti manga che possiamo leggere su Shonen Jump o altre riviste. La trama si basa totalmente sul rapporto tra Shiva e il maestro, che si trovano a vivere da soli in questo grande paesaggio bucolico,
che sembra proprio uscito da una favola dei fratelli Grimm. Vivendo questa relazione quasi tra padre e figlia, ovviamente i due devono affrontare le loro sfide all'interno di questo magico mondo fiabesco. Ma nonostante i segreti che cercano di svelare e anche i nemici che dovranno affrontare, l'attenzione principale è totalmente dedicata proprio a Shiva e al maestro. Perciò preparatevi ad esempio a pagine e pagine di manga slice of life, dove puliscono la casa, fanno il bucato, cucinano torte, fanno picnic, eccetera eccetera. Perché proprio queste pagine saranno effettivamente la parte migliore del manga, perché proprio da qui parte tutto. E vi assicuro che ovviamente il segreto dell'epidemia verrà svelato, ovviamente si scopriranno l'identità di Shiva e il maestro, ma tutto questo viene svelato solo al momento giusto, perché invece per tutto il resto del manga l'autore vuole farci immergere in questo mondo fiabesco e farci avvicinare a questi due character che in teoria non dovrebbero condividere nulla, ma che invece si trovano per caso a stare bene insieme. Tra un mostro dell'oscurità che non prova più emozioni e una bambina che è stata abbandonata si instaura un rapporto di amicizia che riesce pian piano a scardinare qualsiasi limite. Perciò lo stile che viene utilizzato ricalca proprio quello delle illustrazioni più che del classico manga, con un utilizzo accurato di chiaroscuri che rappresentano tutto ciò che vuole raccontare l'autore, cioè il contrasto tra opposti che può effettivamente funzionare e che anzi è alla base della vita. Come funziona per i protagonisti, funziona infatti anche per il disegno. In questo modo troviamo sempre tavole quadrate che non cercano mai di spezzare le vignette o creare piccoli scorci per farci vedere i dettagli delle scene, ma si predilige invece l'utilizzo di grandi spazi per mostrare sempre uno sfondo che ingloba la storia di Shiva il maestro. Ci viene sempre mostrato questo bellissimo paesaggio bucolico che mostra in ogni vignetta la sua bellezza, ma che stranamente sembra che da un momento all'altro possa nascondere un pericolo mortale. Insomma, un altro contrasto, ecco, uno scontro concettuale che è alla base dell'opera del mangaka, dove tutto sembra scontrarsi, luce e ombre, umanità e mostri, addirittura Shiva il maestro. Se da una parte vediamo che i due personaggi vivono molti momenti semplici, quotidiani, dove la pace e la tranquillità la fanno da padrone, vi assicuro che ogni volta che questo equilibrio viene spezzato, il cuore del lettore si spezza, giustamente, perché ormai si è affezionato a questi strani personaggi. Ogni volta che vengono separati oppure devono affrontare una sfida mortale, non vengono neanche in mente le fatidiche domande sul world building, sull'epidemia che distrugge le popolazioni, oppure su questi strani mostri che girano a zonzo, ma l'unica cosa che interessa al lettore è che i due protagonisti vivano la loro piccola pace in tranquillità. Dopo aver vissuto con loro quei piccoli momenti è impossibile rimanere distaccati davanti alle separazioni a cui verranno costretti, e il mangaka furbo lo sa e vi assicuro che ci marcia giustamente sopra, ma veramente tanto per cui preparatevi psicologicamente alla cosa. Se la storia si concentra su questa relazione assurda tra un mostro e una bambina, però non viene decisamente abbandonato tutto il mondo che li circonda e che ci viene mostrato a spizzichi e bocconi, un pochino alla volta. Insomma, se avete presente giochi come Dark Souls, sicuramente sapete già a cosa mi sto riferendo. Infatti non mancano i classici momenti spiegone, ma anche quando succedono vi assicuro che sono scritti ad hoc per rispondere a una domanda su 10 e a far chiedere al lettore più esigente di andarsi a cercare una singola vignetta in cui magari può riuscire a capire il funzionamento di una particolare magia, ad esempio da come agisce su un particolare personaggio. Il mondo in cui abitano Shiva e il maestro è vivo e le regole secolari che segue sono perfettamente curate, ma il mangaka è furbo a non svelare completamente, diciamo, queste meccaniche di gioco per riuscire a mantenere alta l'attenzione del lettore, ma anche per non distogliere il focus principale del racconto, cioè il rapporto di Shiva e il maestro. Perciò anche il mondo degli umani e la loro strana religione ha una storia profonda e approfondita,
ma a noi ci viene mostrata solo una piccola parte in un preciso momento storico. Perciò ci verranno raccontati miti e leggende che provano a dare spiegazioni sul funzionamento di queste meccaniche di gioco, ma ovviamente queste spiegazioni saranno con dei limiti. Mostrandoci un mondo fantasy con le sue regole precise e con la sua storia millenaria, Nagabe vuole farci respirare la stessa aria che respirano Shiva e il maestro, permettendoci ancora di più di immedesimarci nel racconto, proprio come farebbe un bambino con le parole di una classica fiaba. Vivendo le avventure di questa strana coppia non vivremo solo una classica avventura tra bene e male, ma parteciperemo attivamente al loro rapporto di amicizia, ai loro momenti più felici, ma anche alle loro incomprensioni, alle loro vittorie e anche alle loro sconfitte. Se la maggior parte dei manga cercano di buttare nel calderone quanti più elementi e personaggi per catturare più pubblico possibile, Nagabe invece decide di mettere ogni dettaglio, ogni side story come contorno all'unica vera trama che deve essere raccontata. Perciò non aspettatevi di trovare chissà quale incredibile rivelazione, plot twist, combattimento o climax che possa farvi venire le strane congetture da fare con gli amici, perché alla fine The Girl from Other Side è una semplice favola sull'amicizia e sulla vita, un racconto che vuole mostrare a tutti cosa significa essere vivi in un mondo imperfetto, fatto di luci e ombre, un mondo che ci costringe magari a vivere con il nostro peggiore nemico, che però può diventare anche il nostro amico. Una storia semplice che arriva dritta al punto, senza mettere side story inutili e filler a caso, ma solo genuini rapporti umani tra personaggi che molto spesso non lo sono. Per cui preparatevi a piangere anche parecchio, perché dopo questa piccola favola sentirete tutto il dolore che una storia può regalare, ma anche il sollievo che alla fine tutto andrà bene, finché saremo in compagnia delle persone che amiamo.